Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva, bentornati all'oroscopo che questa settimana sarà quello dal 5 al 12 dicembre. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e così sarete informati di tutti i prossimi video in uscita. Manca soltanto l'oroscopo dei pesci 2023 che uscirà a brevissimo. Per chi capitasse per la prima volta su questo canale, sono già usciti i precedenti segni zodiacali con le previsioni del 2023. Spero che vi siano utili come guida, no? Per farvi capire più o meno l'area che tira, ma ogni settimana noi ci vediamo qui per fare un po' il recap, il punto della situazione, per seguire piano piano, settimana per settimana, per spezzettare, focalizzarci, no? Rispetto ai transiti, ai grandi transiti del 2023, ma anche a quelli che ci sono stati nel 2022. Quindi iscrivetevi al canale, grazie a tutti quelli che lo sostengono, che mi offrono uno o più caffè ogni settimana, grazie mille. Grazie a tutti quelli che stanno scaricando, siete tantissimi, l'ebook con la luna nei segni, perché la luna è fondamentale per capire dove troviamo la pace e la serenità. E guardiamo questa settimana al 5 e al 12 dicembre, perché è una settimana movimentata astrologicamente, perché avremo ben 3 fenomeni astrologici. Abbiamo il 6, Mercurio, che lascia il Sagittario per quest'anno, vi rientrerà l'anno prossimo ed entra nel segno del Capricorno. Questo Mercurio in Capricorno è un transito particolare, straordinario, perché durerà circa 3 mesi. Mercurio solitamente sta 3 settimane in un segno, ma questa volta resterà nel segno del Capricorno fino al 5 febbraio, se non erro, comunque entro i primi giorni di febbraio, e farà la congiunzione con Plutone. Quindi tutte quelle tematiche, tutte quelle dinamiche di cui abbiamo parlato nei video di Plutone in Capricorno verranno riattenzionate, perché ci sarà una sorta di recap. Nel senso che quando un pianeta lento ha percorso quasi tutto un segno zodiacale, ormai le dinamiche che doveva smuovere, le trasformazioni che doveva portare, bene o male, no? Sono venute a galla e si sono già verificate. Sicuramente in questo caso, nel caso di Plutone, il grosso del transito, che è iniziato nel 2008 e finirà a novembre 2024, lo abbiamo avuto nel triennio 2018-2020, quando Saturno, il signore del karma, ha raggiunto Plutone e insomma ha scatenato tutta una serie di fenomenologie. Tra l'altro, diciamo, il punto clou, come spesso accade, è stato l'ultimo anno di Saturno in Capricorno, perché è arrivato anche Giove. E tutti noi sappiamo che quello è stato l'anno del Covid, che ha messo a dura prova i poteri, le istituzioni, le gestioni delle emergenze, perché i pianeti in Capricorno, anche Plutone stesso in Capricorno, sta trasformando, a parte le cose, il senso del dovere, la correttezza nelle nostre vite, a livello mondiale e istituzionale, sicuramente i poteri forti, proprio le istituzioni e i politici, la politica. Quindi ci possiamo aspettare l'inizio di 3 mesi di cambiamenti, recap, e siccome Mercurio e anche le notizie, potremmo anche avere delle notizie, soprattutto quando sarà in retrogrado, che magari riguardano gli anni del Covid, cose oppure ancora dietro, proprio a sigillare cose iniziate dal 2008 ad oggi, cose riguardo ai politici, ragazzi morti, scandali,
È un momento abbastanza articolato, no? È un momento abbastanza articolato che in alcuni casi, questo ve lo anticipo, in alcuni casi vedrà, in alcuni paesi, in alcune situazioni, vedrà probabilmente cambiare anche proprio gli scenari politici in questi 3 mesi, perché nel frattempo il 20 dicembre Giove entra in Ariete. I pianeti in Ariete e i pianeti in Capricorno insieme a Cancro e Bilancia sono i pianeti cardinali, sono gli unici capaci di far succedere veramente qualcosa che innesca il cambiamento. Sono i segni che hanno il potere di fare l'effetto domino. Perché? Perché Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno sono segni cardinali in quanto sono il segno cardine, il primo segno delle stagioni zodiacali. Quindi Giove in Ariete inevitabilmente porterà nuovi inizi anche a livello istituzionale, quindi potremmo scoprire perché una persona è morta, delle cose che sono state insabbiate, delle cose poco chiare, se ci sono, legate ad alcuni personaggi politici, e qualcuno probabilmente, se laddove c'è stato un utilizzo cattivo del potere, qualcuno perderà il potere e sarà sostituito. Quindi è un momento interessante, no? Mettiamola così, poi lo seguiremo. Oltre a Mercurio, anche Venere il 10 entra nel segno del Capricorno, però questo non sarà un transito particolarmente straordinario, ma comunque, siccome Venere è l'amore, comunque la dolcezza, è comunque la piccola fortuna, si spera che almeno durante il passaggio su Plutone porti a risoluzione delle cose che riguardano le figure femminili o al potere, o scandali o sparizioni legate alle figure femminili. Quindi e un'altra cosa, c'è una luna piena in Gemelli l'8 dicembre, proprio il giorno dell'Immacolata Concezione, e sarà una luna piena in Gemelli, ragazzi, congiunta a Marte retrogrado. Io credo che ci saranno vari personaggi pubblici e soprattutto legati alle istituzioni, visto il contesto degli altri pianeti, avranno dei momenti di tensione. A me vengono in mente Macron, che è del Sagittario, ma mi viene in mente anche Papa Francesco, perché è del segno del Sagittario, e sicuramente, adesso non me ne vengono in mente altri, però se vi vengono in mente scriveteli nei commenti, così li guarderemo. E sicuramente, visto il contesto di istituzione, laddove non c'è stato un uso corretto del potere, può esserci uno strappo, una tensione, un momento forte che depotenzia queste persone, ok? Quindi è un momento di trasformazione, ma quando ci sono pianeti in Ariete, come nel caso per esempio di Giove, certo non tanto i pianeti veloci, ragazzi, come la Venere, Mercurio, ma già Marte, ma quando arriva Giove, che è uno dei pianeti transpersonali, Giove, Saturno, a partire da questi, qualcosa a livello mondiale portano sempre, perché un anno di Giove in Ariete, qualche nuovo inizio deve portarlo, altrimenti non passerebbe. Insomma, è una primavera da qualche parte nel mondo, c'è una primavera, e i pianeti lenti ci dicono dove si andrà a localizzare. Il suggerimento che ci arriva dalle stelle sembra essere politica, istituzioni, no? Il potere, la corretta applicazione del potere. Plutone in Capricorno non è una passeggiata, però raddrizza molto, e siccome siamo qui per evolvere, sarà molto interessante. Non è ancora accaduto niente di particolare, ma questi pianeti in pesci molto forti dovrebbero portare anche a qualcosa legato alla spiritualità e alle religioni, oppure al sistema sanitario. C'è stata la settimana scorsa la triplice con lo stellium, l'ultimo dei prossimi 150 anni di Luna in pesci, Giove in pesci e Nettuno in pesci,
proprio in quei giorni si discuteva dell'obbligo dell'obbligo vaccinale e se ci sono state delle irregolarità ci saranno dei processi che inizieranno quando Saturno entrerà nel segno dei pesci il 7 marzo. Quindi ma grandi momenti, no? Questi sono dei momenti storici, non è un momento, come dire, tranquillo, ma ogni volta che Saturno passa in Capricorno e passa in Acquario si rivoluziona un po' il mondo. Basti guardare gli ultimi transiti di Saturno, per esempio in Acquario e in Capricorno, dagli anni 90, caduta il muro di Berlino, fine della Apartheid, addirittura dal 92 al 94 Sky ha dedicato una serie alla politica italiana proprio perché ci fu una rivoluzione. Quelli erano gli anni di Saturno in Acquario, no? Quindi effettivamente all'epoca la serie era incentrata sull'arrivo di Berlusconi, l'ascesa in campo di un imprenditore in politica. Adesso abbiamo avuto un primo ministro donna di destra in Italia, quindi come vedete in qualche modo inizia un nuovo trentennio che porterà, insomma, speriamo che non porti a Tangentopoli, ma insomma, ci attrezziamo in caso. Quindi siamo qui ad aspettarci grandi cose. Adesso vediamo invece nelle nostre vite che cosa portano questi tre fenomeni astrologici, ma dopo la sigla. Amici dell'Ariete e amici che avete l'ascendente Ariete, quindi questo oroscopo non è dedicato ad Ariete con ascendente Ariete, è dedicato a tutti quelli che hanno l'ascendente Ariete e tutti quelli che sono del segno dell'Ariete, perché sottoposti a dei transiti simili. Questa settimana avete un cambio della guardia abbastanza interessante. Allora, facendo il recap, i pianeti in Sagittario dovrebbero aver portato una certa verve, un po' di leggerezza, un po' di ripresa, di vitalità, anche un po' di spensieratezza, no? Di sana ingenuità, di sano dimenticarsi di tutte le pesantezze e di tutte le cose che sono accadute negli anni e nei mesi precedenti. Io vi auguro che vi siate ristorati con i pianeti in Sagittario, che siate usciti, che vi siate divertiti, che abbiate fatto un po' di vita sociale, un po' di sport e che vi siate ricaricati a sufficienza, perché questa settimana il 6 Mercurio e il 10 Venere entrano nel Capricorno. Quindi è come se le stelle ci dicessero: ok, hai avuto qualche settimana di come dire, di freschezza, di ripresa, di energia, adesso però bisogna fare sul serio, non vi spaventate, adesso bisogna mentalmente concentrarsi su un obiettivo, su qualcosa che sia concreto e che vi porti ad obiettivi, a realizzazioni, no? C'è un periodo interessante. Mercurio e Venere comunque sono in ottimo aspetto con Urano, è probabile che stiate ideando, progettando qualcosa, no? Per cambiare, per fare di più nel vostro lavoro, nei vostri progetti, oppure questioni di vita che possono, cioè ci sono dei progetti, no? Qualcosa che passa per la casa, per la salute, magari anche con Venere in Capricorno, il bisogno di prendersi cura di se stessi. Questo è un momento nel quale vi andrete a dedicare a cose un po' più serie, non proprio più costruttive, a rivedere anche quello che è stato nel passato, quello che non è più finito. Quindi è un momento di recap. Sappiate che quello che progettate e ideate adesso, proprio a livello di ambizioni, di progetti, di lavoro, anche chi manda un curriculum, risposte di questo genere, è probabile che partirà. Non vi spaventate se non dovesse decollare subito, nei casi in cui non decollerà. È difficile perché comunque dal 20 avete Giove, ma sappiate nei casi in cui non decollerà immediatamente che la vera energia, le vere partenze dovrebbero esserci intorno al 22 gennaio, quando Urano tornerà diretto. Quando il 21 avrete una bella luna nuova in Acquario, che solitamente fa ripartire i progetti o fa
tornare o arrivare quelle figure, quelle presenze, quelle personalità di cui avevate bisogno per, no? per lavorare bene, per stare bene, per avere tutto il team al completo. E fino al 18, da Capodanno fino al 18, ci sarà quella fase di non tempo, di Mercurio retrogrado, per cui vado avvisando chiunque, soprattutto per chi capitasse per la prima volta su questi video o non ha visto gli ultimi, insomma, dal 29 dicembre al 18 gennaio vi ricordo che c'è Mercurio retrogrado in Capricorno congiunto a Plutone. Quello è un momento ideale per rivedere le cose del passato che magari proprio in quei giorni riemergono, perché fa parte dell'energia. Anche le persone, gli incontri, no? Tutto quello che tornerà perché non era stato fatto bene prima o perché era lasciato in sospeso, ma soprattutto nei giorni di Mercurio retrogrado è bene non esordire. Non esordire significa non aprire un negozio, non inaugurare, ecco, dei lavori sui social, se possibile ragazzi non pubblicare un libro, quindi non tutte quelle cose che iniziano. Poi ovviamente se qualcuno mi dice mi hanno messo la tesi, mi hanno messo questa cosa qua, là si va assolutamente, insomma la tesi è una cosa conclusiva, anzi spesso in quei giorni capita proprio di mettere il punto su situazioni, quindi quello che volevo dirvi è che a livello professionale è proprio riguardo a delle ambizioni, anche di cose che magari avevate sognato in passato, con Mercurio retrogrado dal 29 dicembre avrete l'occasione di mettere un punto, quello sicuramente sì. Quindi in questa settimana abbiamo l'aria che diventa un po' più seria, un po' più ambiziosa, un po' più determinata, quindi magari per esempio io parlo di persone, faccio l'ipotesi per rendere l'idea di persone che lavorano nella pubblica amministrazione o comunque no, e non i privati, magari arriva un'ispezione, arriva un controllo, ma sono cose niente di particolare insomma, oppure arriva la notizia che un collega è stato spostato, oppure che un collega arriverà in sede e quindi chiaramente dal clima spensierato dei pianeti in Sagittario non è successo niente di che, perché stiamo parlando di Mercurio e di Venere, no? Sono pianeti veloci, sono pianeti leggeri, sono pianeti positivi, però cambia proprio il lavoro mnemonico, cambia proprio l'atteggiamento verso le cose e bisogna iniziare a programmare, a dire, a fare, ok? Quindi c'è tutta una serie di programmi. Chi non lavora in piccolo ovviamente potrebbe iniziare a programmare qualcosa per le vacanze di Natale, gestione di parenti, ecco, molto arrivi, partenze, no? Tutta una serie di cose, dove si va a Natale, io resto, tu vai, anche quella è un'organizzazione di cose impegnative che magari, no, che per qualcuno sono impegnative perché magari c'è da fare chilometri, da organizzare, da avere spese da sostenere, insomma c'è qualcosa di organizzativo che vi vedrà impegnati psicologicamente. C'è però un transito che continua ad essere leggero e positivo, che è quello della luna piena in Gemelli, gloriosissima, simpaticissima proprio, nella quale insomma ci sarà un momento di grande popolarità, fortuna nei viaggi, negli esordi, nelle questioni sportive, sui social. Sarà un momento veramente molto molto buono. Questa è una luna che potrebbe riportarvi finalmente quei risultati e quelle risposte che aspettavate da un po'. Quindi se avete fatto un concorso, se avete inoltrato una richiesta, se avete fatto delle azioni, se avete inviato dei curriculum, se state aspettando risposte, se dovevate fare un viaggio e ancora non vi arrivava una risposta, questa luna qui è una luna molto positiva perché va a sollecitare quel Marte e formerà, avrete delle risposte, soprattutto farà un trigono con Saturno e riuscirà a risistemare i rapporti con gli altri, a distenderli e probabilmente a portare dei chiarimenti. Quindi sicuramente sono settimane movimentate, ma
credo che le tensioni che si sono generate nel mese precedente con i pianeti in Sagittario, credo che anche se c'era molta spensieratezza e molto movimento, quella tensione probabilmente l'avete percepita, allora sappiate che con questa luna piena e con questi pianeti in Capricorno se ne vanno anche quelle e tutto bene o male si distende o comunque si fa chiarezza e si mette un punto. Quindi buon momento assolutamente per le finanze. Da gennaio sarà veramente uno spettacolo, questo è un'anticipazione, ma avrete delle buone notizie già da questa settimana. L'amore molto movimentato, avete ancora momenti di indecisione, se ci sono delle tensioni, se state discutendo, ragazzi, nelle giornate della luna piena in Gemelli la discussione potrebbe essere accesissima, quindi se avete paura di esiti di definitivi o comunque che sentite, percepite la precarietà di questa situazione, nelle giornate della luna piena cercate di non avere battibecchi con nessuno e di respiri profondi, yoga, fiori di Bach, non abbiate discussioni che potrebbero essere deleterie, ok? Un grande bacio, divertitevi ancora un po' e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro, cari amici con l'ascendente Toro, questo oroscopo è dedicato a tutte le persone che hanno l'ascendente Toro e a tutte le persone che hanno il Sole nel segno del Toro. È dedicato ad entrambi, quindi non Toro con ascendente Toro, ma tutti gli ascendenti Toro e tutti i Toro all'ascolto. Allora, carissimi, questa settimana, dopo Mercurio che uscirà dal caotico per voi segno del Sagittario, quindi il 6, già Mercurio, il pensiero, le notizie entrano nell'amico Capricorno, quindi il panorama si fa un po' più già concreto, arrivano delle risposte, arriva qualcuno che magari è meno evasivo. Qualsiasi cosa stiate facendo, i vostri interlocutori diventeranno un po' più pragmatici, vi daranno più risposte, ci sarà più chiarezza. Poi arriverà il 10, fantastico, anche Venere, il vostro governatore, entra nell'aspro, duro, tenace segno del Capricorno, ma comunque è un segno amico, che significa che finalmente, dopo gli ultimi 3-4 mesi di caos portato da pianeti in Capricorno, pianeti opposizione, già dalla bilancia c'è stata la Venere opposta a Giove, insomma, diciamo che si dovrebbe concludere o si dovrebbe tranquillizzare il periodo di smottamenti vari, di caos e di veleni vari e finalmente l'orizzonte inizia a ridefinirsi con chiarezza, correttezza, sia da parte vostra che da parte delle persone che trovate, no? Quindi si iniziano a mettere dei paletti, si iniziano a creare delle cose che abbiano un futuro, quindi l'orizzonte, quantomeno ecco, si ha un orizzonte, questa è una gran cosa. Le novità, i chiarimenti, le cose costruttive, le conversazioni costruttive, le notizie costruttive che dal 6 vi arriveranno a voi, no? E quindi anche una visione migliore del panorama, dei progetti, insomma, e dei programmi a cui dedicarsi arriveranno a voi in maniera più costruttiva e più definita. Ma c'è la possibilità che queste buone notizie poi abbiano bisogno di una sorta di revisione. Quindi diciamo che questa è un'infarinatura. Perché? Il 6 Mercurio entra nel segno del Capricorno. Questo solitamente Mercurio sosta in un segno 2-3 settimane, una ventina di giorni. Questa volta però ci sarà un moto retrogrado molto interessante, soprattutto per voi, no? Per tutti i segni di terra, per lo Scorpione e per i Pesci, perché è molto costruttivo. Uno, perché avrete 3 mesi di Mercurio a favore e quindi pensieri, parole, notizie, confronti, crescita psicologica, sapere, conoscenza,
tutto è convogliato in una maniera positiva e costruttiva, anche i viaggi, perché ce ne saranno sicuramente tanti, e anche il sapere. Questo è un momento molto buono, amici del Toro, se state pensando di fare un corso, se state pensando di ampliare le vostre competenze, di iscrivervi a qualcosa, di perfezionare una lingua, di fare crescita personale, di fare psicoterapia. Ragazzi, questo dal 6 dicembre è un momento altamente costruttivo. È proprio un momento costruttivo per mettere in ordine i pensieri, per mettere le cose al posto giusto, per sistemare tutto quello che era storto. È un momento per fare per fare le cose giuste, per fare le cose secondo legge. È un momento assolutamente strepitoso, che poi porterà a tutta una serie di grandi cambiamenti a catena, di cui voi avrete proprio la sensazione proprio tangibile dal 22 gennaio, giorno in cui proprio con una visione completamente diversa del panorama delle cose da fare, non solo avrete Mercurio diretto da un po' a favore, Urano, il vostro governatore, si metterà in moto diretto, quindi voi avrete il 18 Mercurio che torna diretto, poi Urano, io direi che la fine di gennaio per i Toro sarà strepitosa. Le uniche accortezze che vi do proprio per quella fase di revisione a cui accennavo io vi ricordo, sono legate a Mercurio retrogrado. Io ve lo dico con anticipo e lo ricordo a tutte le persone che magari non hanno visto gli ultimi video che capitano qui per la prima volta. Dal 29 dicembre al 18 gennaio c'è Mercurio retrogrado, è un transito molto buono per chiarire, mettere a posto, sistemare le cose che erano sorte nel passato. Non è il momento migliore del mondo per esordire. Quindi la discussione di una laurea, quella si fa, ok? Perché è stata decisa prima, ma in quei giorni dire adesso faccio quello, adesso apro un ristorante, adesso mi metto a lavorare nei social e apro, adesso mi iscrivo a un corso con Mercurio retrogrado. Ho letto ultimamente un messaggio su Direct, su Instagram, che mi ha detto, che mi aveva inviato mesi fa una di voi. Mi scuso, non so se stai guardando, se non sbaglio sei una Toro, vado a memoria, non mi ricordo più niente ragazzi, però ho trovato, perché li leggo sono intasata e quindi quando arrivo, ho trovato il messaggio di una di voi che mi ha scritto: avevi detto di star fermi, con Mercurio retrogrado mi sono iscritta ad un corso da estetista che pensavo fosse la cosa più bella del mondo, mi sono già rotta le scatole e non so come uscirne. Quindi attenti ad esordire, a iscrivervi, a dire adesso faccio questo con Mercurio retrogrado. Ci sono poi Mercurio che consentono e Mercurio che non consentono. Quando Mercurio è in segno d'aria, siccome l'aria è il suo elemento perché è legato alla parola, al pensiero, no? Alle idee, allora quando è in segno d'aria, io ho notato che anche quando è in Gemelli, che è proprio nel suo domicilio, non dà fastidio, anzi personalmente mi ha risolto mi portava alla risoluzione di molte cose spontaneamente così. Ma ragazzi, quando è in segno di fuoco o in segno di terra o quando ha le opposizioni con Giove o con qualcos'altro è un'ecatombe. Quindi anche chiarimenti. Impazzire e dire a una persona, avete presente quando ci prende lo sclero, no? Il Toro lo fa perché comunque ha un inconscio nel segno dell'Ariete, nel segno precedente, quindi no? Chi ha visto un Toro arrabbiato sa che cos'è la furia. Prendere decisioni in quei momenti è una garanzia certa di tornare indietro, di doversi mozzicare i gomiti e cercare di mettere toppe e riparare in tutti i modi. Quindi cautela, zen, fingersi morti, andare in vacanza, chiudersi in una sala cinematografica a guardare film a go-go. Insomma, ci sono dei periodi nella vita in cui dobbiamo anche imparare a fermarci.
fermarci, ad accrescere magari, questo sarà un transito molto buono per accrescere il nostro sapere, sarà molto importante per la crescita personale, sarà importante per iniziare a immaginare per i Toro nuovi percorsi di crescita, di conoscenza, ma le decisioni ultime solo dopo che Mercurio il 18 gennaio sarà tornato diretto. Quindi mi raccomando, il transito in sé è strepitoso, porterà veramente nuovi orizzonti, superamento di limiti, sarete stranamente meno pigri, meno indulgenti, meno indolenti, tosti. Questi saranno 3 mesi, partono dal 6 dicembre, saranno 3 mesi nel quale supererete un sacco di limiti, vi toglierete un sacco di limitazioni, un sacco di cose che non osavate fare. L'unica cosa, occhio alle finanze, perché la luna piena in Gemelli su Marte retrogrado per i Toro e per tutte le persone che hanno l'ascendente Toro potrebbe portare finanze, no? Cioè spese, ma anche, ragazzi, anche entrate, perché ricordatevi che Marte è sempre trigono a Saturno, anche entrate, ma tanto entra e tanto esce, quindi cercate di, no? Di proteggere le finanze. Ultimo suggerimento: quando ci sarà Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio, non fate spese importanti. Sentite a me. Quindi fatemi sapere che cosa accade, perché sarà un periodo veramente costruttivo per i Toro che, diciamocelo, sono stati KO per 3 anni. Io vi aspetto nei commenti. Se non l'avete ancora visto, andate a guardare le previsioni Toro 2023 che non sono state recepite in tutto il loro splendore, perché quel giorno avevo leggermente la febbre, ma sarà un anno strepitoso, fidatevi. Vi chiedo scusa se non sono riuscita a rendere l'entusiasmo, però se ascoltate le parole, magari non c'era un gran sorriso, non c'erano salti mortali, non ho fatto il carpiato, però se ascoltate quello che dico sarà un anno strepitoso. Quindi un grande bacio e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari voi che avete l'ascendente Gemelli, quindi questo video è dedicato a tutte le persone con l'ascendente Gemelli e con il Sole in Gemelli, questa settimana, oltre ad avere il vostro governatore Mercurio che esce dall'opposizione finalmente e il giorno 6 entra nel concreto e, come dire, impegnativo segno del Capricorno, che vi chiederà concretezza, serietà, insomma, questo sarà un periodo in cui vi chiederà di diventare un po' più adulti, no? Ma soprattutto questa settimana c'è la luna piena nel segno dei Gemelli, l'unica luna piena dell'anno nel vostro segno, non che gli altri segni ne abbiano di più, tutti abbiamo una luna nuova in un segno, una luna piena in un segno. A volte ci sono delle vaghe eccezioni in primavera e in autunno. Nel 2023 ci saranno tipo in Ariete, ci saranno un paio di staffette di lune nuove e lune piene in Ariete, ma qualcosa di più. Ma le lune nuove pure, ma la luna piena è questa. Quindi grande anno, cioè grande settimana, anche grande anno, ragazzi. Voi avete Saturno in trigono. Il trigono di Saturno è uno degli aspetti migliori che un segno zodiacale, una persona possa avere. Perché? Per quanto il gioco si faccia impegnativo, per quanto magari si sovrappongano un sacco di impegni da risolvere, quindi magari ci si diverta poco, alla fine quando uno va a guardare quei 3 anni che sono trascorsi, veramente può darsi una pacca sulle spalle e farsi i complimenti per quanta strada ha macinato e per la persona che è diventata. Quindi voi fino al 7 marzo vivete, come dire, un processo di crescita, di superamento dei limiti personali, è come se steste mettendo delle pietre miliari affinché la vostra persona possa brillare, possa beneficiare di una realtà che in futuro sarà assolutamente generosa. E questa settimana, con questa luna piena, si sancisce molto probabilmente tutto il lavoro dell'anno che avete fatto, ok? Quindi
una luna piena, se voi ci fate caso, la luna piena avviene sempre nel mese in cui abbiamo il sole nel lato ombra. Voi avete il sole in Sagittario e la luna piena in Gemelli su Marte retrogrado. Che cosa significa? Che questa settimana avrete la possibilità di salutare definitivamente il vostro lato ombra o comunque di smarcarvi da una parte di voi ombra, no? Quindi da qualche parte egoica della vostra personalità, magari legata alla vanità, all'opportunismo, visto che il Gemelli è esaltazione di Plutone, no? C'è un momento bellissimo nel quale potete abbandonare degli atteggiamenti, dei modi di fare, delle idee, degli infantilismi, qualcosa, anche delle chiusure del cuore, qualcosa del passato e lasciarlo andare nel passato. Quindi la luna piena è una rinascita. C'è chi già sa che cosa, perché poi dipende da come arriviamo noi a determinati appuntamenti. C'è chi ha già, nonostante il mese con i pianeti in opposizione, no? C'è chi, anche in base all'età, al tema natale, se una persona è seguita e fa coaching, no? Quindi riesce a gestire l'energia in un determinato modo. C'è chi già sa e quindi chi ha già intrapreso dei progetti, e allora questa luna piena è di completamento, è una ciliegina che va sulla torta. C'è chi festeggerà un percorso con questa luna, c'è chi è stato impegnato in altre cose e con questa luna segna l'inizio di qualcosa che diventerà un passo avanti, un successo, un coronamento. Di sicuro questa luna fa un po' da spartiacque in quello che vi ha portato Marte nel segno dal 20 agosto. Allora, i gemelli, tutte le persone che hanno l'ascendente gemelli, la luna, Mercurio, dal 20 agosto ad oggi hanno probabilmente iniziato, vissuto un periodo molto movimentato, delle questioni, no? Sicuramente non è stato un momento piatto, delle questioni anche volendo un po' tese, magari avete avuto un haters, un battibecco, delle tensioni con qualcuno, tutto molto legato allo stress psicologico e alle questioni verbali, no? Forse vi siete dovuti difendere, forse voi avete attaccato, insomma, comunque probabilmente è iniziato un periodo di discussioni, chiarimenti, tensioni, misunderstanding con qualcuno. Con questa luna o inizia o si chiude la cosa perché c'è occasione, incontro, quindi c'è occasione di chiarimento, di mettere nero su bianco, di mettere una firma. Voi sapete che i pianeti in gemelli sono molto legati alle firme, no? Alle burocrazie. O questo è il momento proprio ultimo per mettere un punto, oppure questa luna apre la parte più costruttiva del dibattito e quindi si inizia a trattare veramente, e comunque ragazzi si andrà verso la risoluzione. Dal 20 dicembre con Giove a favore, le cose dovrebbero iniziare a definirsi ancora di più. Il vostro governatore però, inizio a dirvelo un po' prima, ma insomma ci siamo quasi, il vostro governatore, che adesso il 6 entra nel segno del Capricorno, avrà una retrogradazione dal 29 dicembre al 18 gennaio. Come sto dicendo a tutti, Mercurio retrogrado, questo sarà un Mercurio di terra, quindi è molto utile per sistemare cose del passato, ma non è buono per esordire. Non è buono per esordire, non è buono per aprire attività, per debuttare, per fare proclami, per fare dichiarazioni. Non è buono, quindi qualsiasi decisione, iniziativa vi venga, se potete, attuatela, mettetela in atto dal 19 gennaio a mattina, ok? Tra l'altro a gennaio avrete anche un'ottima luna nuova in Acquario, quindi l'energia sarà assolutamente interessante. Il 10, quindi oltre a questa luna piena in gemelli che vi porta a mettere un punto, insomma, no? Comunque una sorta di risoluzione a questi diverbi, battibecchi e tensioni, il 10 Venere, dopo Mercurio che il 6 entra in Capricorno, l'8 c'è la luna piena,
Venere il 10 entra nel segno del Capricorno, quindi Mercurio e Venere a un certo punto si congiungeranno a Plutone e lì ci sarà un ulteriore, a partire da questa settimana, un'ulteriore occasione, ne avete avute tante negli ultimi anni, per smarcarvi e per diventare adulti corretti, adulti etici, adulti rigorosi, adulti giusti, rispetto ad un karma familiare che sta subendo una verifica, una rettifica, un'epurazione, insomma, un miglioramento, una raddrizzata dal 2008 ormai. Quindi ci saranno in queste settimane anche delle vicende legate al karma familiare nelle quali avrete l'occasione di comportarvi diversamente. Quindi questa è, diciamo che il percorso di crescita per voi non è terminato, terminerà a marzo, quindi questa è la parte finale, come spesso accade con i pianeti, è quella più intensa, tanto è vero che è arrivato anche Marte a portare a galla tutto quello che finora non era definitivamente emerso. Quindi comunque i pianeti escono dall'opposizione, fra poco uscirà anche il Sole, quindi le cose comunque diventano meno stressanti, meno movimentate. Per questa luna piena vi consiglio, no, di non farvi prendere troppo dall'agitazione, dall'ansia, dallo stress, perché comunque è una luna piena su Marte. Se ce l'avete con qualcuno potreste, come dire, entrare in discussione, però se riuscite a moderare i toni e a non farvi prendere dallo sclero, quindi a gestire e a dire quello che è giusto, no? Rispetto anche a quello che vorreste, segnerete un punto grandissimo a vostro favore e le cose prenderanno una piega diversa. Quindi si presenterà un'occasione di discussione, no? Oppure l'opportunità di prendere una decisione e non andando a vostro vantaggio, ma dicendo quello che è giusto dire, farete un grande salto quantico, quindi un grande upgrade. Fatemi sapere nei commenti che cosa accade, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici che avete l'ascendente Cancro, quindi anche tutti gli altri segni zodiacali, ma se avete l'ascendente Cancro, questo oroscopo, questa lettura energetica della settimana dal 5 al 12 dicembre è anche per voi. Allora, voi siete i figli della luna, questa settimana c'è una luna piena nel segno dei Gemelli su Marte in Gemelli. Marte retrogrado. Cosa accadrà? Allora, o verrete a scoprire che magari c'è qualcuno che non è stato sincero con voi, ha parlato male di voi, insomma, o verrete a scoprire che avevate un haters, quindi una sorta di nemico, però ragazzi niente di tragico, no? E questa cosa poi vi porterà a fare una sorta di pulizia nei rapporti interpersonali, o voi finalmente, se è quello che avete dentro e non siete mai riusciti, no, a dirlo, potreste avere, come dire, la forza di operare una piccola ribellione, quantomeno psicologica. Allora, voi avete Marte in Gemelli, quindi in un settore che sta facendo venire fuori, come dire, le idiosincrasie del vostro inconscio, no? Della vostra interiorità e della vostra psiche dal 20 agosto. Dal 20 agosto avete Marte in Gemelli, lo avrete fino al 24 marzo. Ad un certo punto questo Marte, in ottobre se non erro, ha iniziato il moto retrogrado e quindi tutto quello che non avevate affrontato fino a quel momento, perché si sa come si fa, no? Arrivano le sollecitazioni, arrivano le tensioni, però per mantenere delle situazioni, per non incasinarci la vita, per non essere scomodi, oppure per paura del giudizio, per paura, no, di complicare le situazioni o di perdere qualche protezione, qualche appoggio oppure qualche simpatia,
magari si tende ad abbozzare, no? Cioè si cerca di rispondere, ma arginando il problema. Se il problema è grosso, e il problema può essere grosso soltanto se avete accumulato molte scorie nella vostra psiche, cioè non avete mai dato i resti a nessuno, vi siete tenuti sempre tutto dentro, allora in quel caso, da quando Marte è diventato retrogrado, le tensioni o comunque la tensione nei confronti di qualcuno, più di qualcuno ragazzi, o di una situazione, possono essere diventati tipo una pentola a pressione, no? Una pentola a pressione, oppure quando l'acqua bolle che borbotta, quindi un continuo rimescolare, un continuo tornare su. Con questa luna si può segnare il punto della situazione, quindi o siete voi che affrontate qualcosa o questo qualcosa viene a voi e quindi siete costretti ad affrontarlo, ok? Perché si sa che il cancro, un po' per tenerezza, un po' per pigrizia, un po' per non uscire dalla zona di comfort e non incasinarsi la vita, tende a non avere tanto coraggio di affrontare delle cose, no? Tende a rimanere un po' così. A volte, no, nella vita c'è bisogno anche di questo, soprattutto perché il cancro, voi l'avete visto, cancro, anche chi ha l'ascendente cancro, anche chi ha la luna in cancro, nel 2023 avete dei transiti strepitosi, in realtà sono buoni anche adesso perché c'è Giove, c'è Nettuno, la settimana scorsa avete avuto anche la luna, uno stellium nel segno dei pesci a favore, no? Quindi c'è una grande ventata di miglioramento ed è in quella prospettiva, proprio affinché tutto il meglio venga a voi, che nella parte precedente, quindi nella preparazione, ci si liberi dalle zavorre. Se abbiamo delle tensioni, se non ci sentiamo capiti con qualcuno, se ci sentiamo in forte disagio e non abbiamo il coraggio di dirlo, là stiamo vivendo le ottave basse del segno del cancro, perché il segno del cancro in questo può essere molto tenero, molto debole, soprattutto cancro, ascendente cancro, a volte temono la ribellione perché quelli che non hanno fatto il passaggio dal bambino interiore sofferente all'adulto, quando devono contrastare qualcuno, sono ancora quei bambini che non riuscivano a contrastare o contraddire i genitori. Questo spesso chi si incarna con dei valori cancro molto importanti ha questa come mission di vita importante, cioè quella di spezzare il rapporto di sudditanza con i genitori, ma non è necessario che si faccia la rivoluzione, la terza guerra mondiale, perché spesso il cancro ha paura anche di questo, no? Il cancro è l'esilio di Marte, quindi la guerra non gli viene bene. Cos'è che gli viene bene? Avendo l'altra parte, il lato ombra nel segno del Capricorno, gli viene bene incarnare le regole, quelle vere, e dimostrare con i comportamenti e con la forza di essere diventato l'adulto di cui aveva bisogno. Quindi spesso chi è cancro, chi è ascendente cancro, chi ha la luna in cancro, cercano la gratificazione immediata. E amano poco il no, quindi cercano istintivamente di unirsi a persone che gli dicano dei sì, i sì che possono essere anche disfunzionali, perché tante volte incontriamo delle persone che ci dicono sì e per quel sì, per quell'impressione, no, di avere un accordo, un appoggio, poi lo paghiamo a caro prezzo, perché significa poi scendere a compromessi su tutta una serie di cose, ok? E quindi spesso il no, semplicemente dire no, semplicemente scostarsi dalla gratificazione immediata e fare quello che è giusto, non quello che è comodo, fa la vera rivoluzione. Quindi non serve armarsi, non serve fare grandi cose, ma basta, come se fosse facile, comportarsi diversamente. Quindi in queste settimane in cui già da questa settimana Mercurio va in opposizione
nel severo e rigoroso Capricorno, il 10 il 6 Mercurio, il 10 Venere e Mercurio il pensiero, no? Proprio la parola, il modo di ragionare, il modo di vedere le cose, il modo di rapportarsi agli altri, sarà in Capricorno con un transito eccezionale per ben 3 mesi. Questo sì, diventerà retrogrado e lo sarà su Plutone, cioè proprio il correggere il rapporto con gli altri sia in entrata che in uscita, quindi uscire innanzitutto dalla dinamica vittima-carnefice, non essere né carnefici, quindi né imporre agli altri il proprio volere, quindi non cercare persone deboli, né sottomettersi a persone che rispetto a noi sono un pesce cane e ci trattano da pesce piccolo, ok? Quindi è questa la cosa a cui andate incontro. Quindi è meravigliosa perché ragazzi i pianeti in opposizione, Venere, ma soprattutto Mercurio che ci sarà 3 mesi, quindi anche Plutone, in realtà sono assistiti da Urano, da Nettuno fino al 20 dicembre anche da Giove, quindi ci sono i famosi punti di Talete, cioè avete gli assist, tutto quello che accade viene trasformato se si osserva semplicemente, se non lo prendete sul personale, come crescita, come comprensione, quindi è strepitoso, solo che bisogna partire da un no. Bisogna partire da un momento in cui c'è una crescita, una presa di coscienza e una ribellione psicologica e quella ce l'avrete nelle giornate dell'8 dicembre, 2 giorni prima, 2 giorni dopo, dipende da come ci si arriva, ma grazie alla luna piena in Gemelli su Marte retrogrado, quindi io vi aspetto nei commenti, raccontatemi che cosa accadete e mi raccomando, siate gli adulti di cui avreste avuto bisogno quando eravate piccoli. Un grandissimo bacio e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone e cari amici, tutti voi che avete l'ascendente Leone, quindi non Leone, ascendente Leone, tutti i segni zodiacali con l'ascendente Leone e tutti i nati nel segno del Leone, benvenuti a questo oroscopo che è dedicato a voi. Allora, questa settimana abbiamo 3 fenomeni astrologici interessanti che iniziano a cambiare un po' di cose e un po' di prospettive, soprattutto per quanto vi riguarda lavorative o comunque legate a un'ambizione che avete. Questa settimana c'è Mercurio che il 6 esce dall'amico Sagittario che insomma vi ha fatto ricaricare, vi ha fatto divertire, vi ha fatto venire voglia di viaggiare, no? Di essere molto social, probabilmente siete usciti di più, avete, che ne so, vi siete divertiti, avete fatto shopping, avete avuto tempo e modo di dedicarvi, anche voglia, energia, di dedicarvi alle vostre passioni. Adesso dal 6, non che non possiate farlo più, ma il pensiero, le intenzioni si concentreranno su tutta una serie di progetti, anche a lungo termine, che avranno degli sviluppi. Mercurio il 6 infatti entra nel segno del Capricorno e inaugura un transito eccezionale, straordinario, che durerà 3 mesi. Di solito Mercurio con 2 o 3 settimane attraversa un segno e va via. Questa volta invece resta nel segno del Capricorno e si congiunge a Plutone. Sarà anche retrogrado, quindi vi ricordo e soprattutto lo dico per le persone che dovessero capitare su questo video per la prima volta, dal 29 dicembre al 18 gennaio Mercurio sarà retrogrado. È un momento, un momento molto buono per sistemare le cose del passato, cose che emergono o cose che avevate lasciato in sospeso. Sistemare la cantina, fare quella telefonata, chiarire quella cosa, saldare quel debito, onorare degli impegni presi è molto in linea, presi in precedenza che non erano stati magari portati a termine o promesse mantenute. È un momento molto buono per queste cose, no? Per onorare promesse, per sistemare cose a cui non avevamo prestato attenzione. Non è un momento buono per esordire, quindi per prendere decisioni, certo non vado a fare shopping, no? Ma anche le spese importanti
compro questa macchina, compro questo pavimento, compro l'arredamento del bagno. Tecnicamente, per quello che ho potuto vedere io, quando un Mercurio è retrogrado in un segno che non è d'aria, poi può dare le scelte fatte in quella fase, in quel transito, possono dare adito a ripensamenti. Quindi non fate scelte importanti, non fate spese importanti, non esordite. Non aprite negozi, non pubblicate libri, non aprite neanche, non inaugurate neanche una pagina web per lavoro, per cazzeggio si può fare questo ed altro. Tecnicamente, visto che no, stiamo parlando di Mercurio retrogrado da tempo, di quel periodo, tecnicamente anche come dire, in quei giorni decidere un viaggio importante potrebbe essere oggetto di ripensamenti successivi. Quindi se lo avevate pensato prima e volete firmarlo, insomma, impegnarvi necessariamente in quel periodo, passi, ma deciderlo in quella fase, dal 29 dicembre al 18 gennaio, può può andare incontro a dei disguidi. Solitamente è così, da quello che vedo. Quindi insomma, leone avvisato, mezzo salvato, ma questa vale per tutti. Però invece è molto buono per sistemare le cose che erano rimaste in sospeso e per continuare quel processo di Plutone in Capricorno che porta proprio correttezza e rettitudine nei comportamenti e nella sfera lavorativa dei leoni e dell'ascendente leone, ma proprio dell'impostazione del quotidiano, non solo a livello lavorativo, iniziata nel 2008. In questi 3 mesi potrebbe tornare utile a tutti tornare ad ascoltare quei 2 video che ho dedicato a Plutone dal 2008 al 2024 e Plutone che era tornato diretto, perché nei giorni, nei periodi, nelle settimane in cui altri pianeti si congiungono a Plutone, quelle simbologie, quelle dinamiche vengono a galla e se uno non le ha recepite ha una buona occasione per smarcarsene, cioè per capirle, per risolverle e per comprenderne il messaggio. Quindi se riesco ve li lascio in sovraimpressione o nell'info box oppure li metterò nelle storie e nei post su YouTube. Quindi insomma vi tartasserò con quei video perché adesso sono molto attuali, saranno molto attuali. Questa sarà proprio fino al 5 febbraio, dal 6 dicembre al 5 febbraio sarà un momento che vedrà quei video molto molto utili. Cosa può accadere quindi? Va bene il processo di rielaborazione di cose, di correttezza qua e là, per tutta una serie di cose, complice anche la luna piena in Gemelli su Marte retrogrado dell'8 dicembre, perché il 6 entrerà Mercurio in Capricorno, poi l'8 ci sarà la luna e poi Venere il 10 entrerà nel segno del Capricorno. Potrebbe innescarsi tutta una serie di ragionamenti, di chiarimenti, di discussioni, anche legate a questa luna piena che si farà piena su Marte retrogrado in Gemelli, quindi è probabile che voi abbiate delle tensioni nel vostro entourage, che voi abbiate dal 20 agosto ad oggi ci siano delle tensioni con le persone che avete intorno, con le amicizie, con i colleghi, con i compagni di scuola, se andate a scuola. Se ci sono delle tensioni con questa luna, non dico che possano esplodere, ma si arriverà ad un esito. Dimenticavo, non mi ricordo se l'ho detto, anche con i colleghi lavorativi, con i colleghi di lavoro l'ho detto, oltre che con gli amici. Quindi si potrebbe arrivare ad un esito, a un chiarimento, anche ad un'espressione del malessere o di altri nei vostri confronti o vostri nei confronti di qualcuno, che servono innanzitutto proprio ad aggiustare il tiro, a sistemare le cose, a chiarire, a portare le situazioni in una direzione, questo nell'immediato, ma che alla lunga soprattutto potrebbero innescare una voglia di cambiare, che poi soprattutto quando Mercurio diventerà retrogrado potrebbe farvi venire l'idea di apportare delle modifiche sostanziali e sensibili al lavoro. Ora,
in che modo possa declinarsi questa idea non posso saperlo e soprattutto non posso sostituirmi al vostro libero arbitrio, però possiamo monitorare la cosa work in progress perché sarà molto molto interessante. Avrete contezza di dove voler andare esattamente nelle giornate intorno al 22 gennaio, perché Mercurio tornerà diretto il 18. Ci sarà una luna nuova per voi molto forte in Acquario, quindi in opposizione, che se c'è qualcosa da lasciare nel passato aiuterà a scardinare, no? A mollare, a sganciare qualche zavorra. E poi il 22 gennaio, quando Urano nel segno del Toro, congiunto al nodo nord, che per voi è in una casa strutturale importante, quando Urano il 22 gennaio tornerà diretto, è lì, complice Giove che è entrato in Ariete, si volerà il treno, è come se c'è un treno col freno a mano al quale qualcuno, in realtà 3 o 4 pianeti, toglieranno il freno e quello comincerà ad andare verso la meta e in qualche modo si tornerà a casa. Questa è la sensazione, cioè dove si doveva andare fin dall'inizio. Chissà che non si ripropongano delle cose che erano state lasciate intorno agli anni 2008-2009. Sarà molto interessante assistere a questa trasformazione. Cercate semplicemente di non sclerare eccessivamente, fate le cose giuste. Non cercate di dominare, questo poi ovviamente come andrà la luna piena in Gemelli dipende molto dal vostro grado di consapevolezza. Voi dite quello che è giusto e non quello che serve al vostro tornaconto o quello che è utile imporre il vostro volere. Quelle sono le ottave basse del segno e tutto andrà magicamente a posto. Quindi un grande bacio, aspetto i vostri commenti e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Benvenuti al segno della Vergine per tutte le persone che hanno l'ascendente Vergine o che sono nate nel segno della Vergine. Quindi cari amici Vergine o con l'ascendente Vergine, se siete Vergine con l'ascendente Vergine va meglio uguale, va bene uguale, anzi è meglio così, dovete ascoltare un segno solo. Benvenuti a questo oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 5 al 12 dicembre. Allora, questa settimana c'è una luna piena, il giorno 8, su un Marte retrogrado che, ragazzi, per l'emancipazione, per la ribellione da cose che vi vincolano, per una rivoluzione che sembra essere innanzitutto di natura psicologica, no? Perché è chiaro che le rivoluzioni, le ribellioni, i cambiamenti, i cambi di rotta, le svolte della vita devono partire prima da qui. Forse molto probabilmente partono dal cuore, ma per quanto riguarda la macchina biologica, cioè la macchina umana, è vero che i cambiamenti accadono prima nei corpi sottili, quindi nell'emotivo e nel mentale, ma la macchina biologica, il corpo, insomma, lo sente proprio dalla testa, no? Quindi c'è qualcosa che sale. Se c'era un'indecisione, no? Dal 20 agosto ad oggi, se c'era un'incertezza, se c'era anche delle tensioni tra qualcosa che vi tratteneva e qualcosa che vi lasciava andare, questa settimana con la luna piena in Gemelli su Marte retrogrado potrebbe accadere quella cosa, quell'idea, anche dal nulla, ragazzi, perché magari era qualcosa che covava sotto traccia da un po', insomma accade quella cosa che vi fa fare un passo avanti, una rivoluzione, uno strappo rispetto a quello che vi tirava del passato e quindi un passo avanti verso la vostra reale indipendenza, che deve essere innanzitutto un'indipendenza psicologica. Quindi cosa accade? Che anche l'emancipazione, anche lo strappo, anche la ribellione è rispetto alla famiglia, al luogo di origine, anche alla propria patria. Quindi qui si sogna tutto tondo di andare lontano. Ora, quando ciò sarà possibile ha una risposta variabile. Non tutti i Vergine e non tutti gli ascendente Vergine partiranno nell'immediato, perché dipende da come arriviamo ad un transito. C'è chi è già pronto e chi con quel transito inizia a capire dove deve andare, quindi ci andrà fra un po'. Alcuni
Allora, con Mercurio, con Mercurio per 3 mesi nell'amico Capricorno dovrebbero muoversi tante di quelle cose per cui ipotizzo che al massimo a febbraio le cose abbiano preso una piega e una direzione definitiva. Io parlo prettamente di lavoro, ma non escludo i sentimenti, perché l'emancipazione e la ribellione poi partono da una cosa e poi si irradiano a 360 gradi. Quindi c'è chi dal 6 dicembre il vostro governatore entra nell'amico segno del Capricorno, l'8 c'è la luna piena in Gemelli, c'è chi è già pronto, il Venere entra il 10 Venere entra nell'amico Capricorno anch'essa, o per ragioni sentimentali o per ragioni di piacere o perché vi arriva una chiamata interessante, alcuni vergini, ascendente vergine, partono, no? E iniziano a muoversi. Altri sentono quella spinta, rispondono ad una chiamata interiore, ma si devono organizzare. Ecco, quindi dipende un po' da come siete organizzati. Se io sto incasinata, se ho firmato un contratto, se ho una mezza storia, se ho magari preso un cane con me e quindi devo vedere se posso portarlo, dove posso portarlo, è chiaro che mi devo organizzare. Se sono in una fase della mia vita per cui Giove in pesci con Nettuno ha fatto già tabula rasa di molte cose e poi sono libero da zavorre, posso partire nell'immediato. Quindi innanzitutto la cosa positiva è che Venere e Mercurio da questa settimana entreranno nell'amico Capricorno e quindi tutto quel caos, tutto quel casino, tutta quella confusione dei pianeti in Sagittario, no? Insomma, delle ultime 3 settimane inizia a scemare e quindi le cose riprendono, l'orizzonte inizia ad avere una definizione, no? Le cose iniziano a riparlare la vostra lingua e riuscite a gestire, ad avere delle risposte e migliorano anche le questioni sentimentali. Questo con la Venere in Capricorno è sicuro. Voi avrete il Mercurio, che è il vostro governatore, per ben 3 mesi a favore, quindi molte cose si risolveranno. Se non siete pronti adesso a rispondere alla chiamata, accadrà a breve. L'unico avviso che mi devo ricordare di farvi è che il vostro governatore, quindi voi ne risentirete particolarmente, il vostro governatore, anche se nell'amico segno del Capricorno, sarà retrogrado, quindi avrà moto retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio. Là le decisioni non si prendono, o sarebbe meglio non prenderle. Se avete la laurea, se avete già firmato un contratto e dovete partire in quei giorni, ragazzi, ça va sans dire, si parte e si va, perché avete peso degli impegni, poi si vedrà work in progress, ma tecnicamente prendere decisioni in quei 18-19 giorni, esordire, pubblicare un libro, ragazzi, anche sancire una separazione, cioè andare dall'avvocato per separarvi, in quei giorni potrebbe rivelarsi poi successivamente, quando il pianeta tornerà diretto, essere stata una scelta avventata o sconveniente nei vostri confronti. Okay? Quindi sono proprio momenti invece molto utili per riparare alle cose del passato che probabilmente si ripresenteranno da sole, ma se doveste, no, avere un eccesso di zelo che pare non porti mai bene, insomma, se avete delle pendenze, delle cose da risolvere, dei debiti da onorare, scuse da fare, sentire qualcuno, quello è il momento per risolvere, per mettere in ordine le mancanze del passato. Questo Mercurio per 3 mesi sarà anche molto utile a farvi fare un recap psicologico degli ultimi 10-15 anni, perché un Mercurio che per 3 mesi si congiunge a Plutone in Capricorno, con il quale avete a che fare dal 2008 e che non uscirà dal segno prima di novembre 2024, indica che proprio alla fine del transito di questo pianeta si inizia a fare un recap della situazione. Cioè, hai capito? Abbiamo capito come ci si comporta? Il messaggio è quello, cioè è una spinta fortemente evolutiva ed è una spinta al cambiamento, quindi potrebbe tornarvi molto utile
guardare i video che ho dedicato sul canale, perché lo ritengo assolutamente importante, a Plutone video dedicati a Plutone in Capricorno. Ce n'è uno che parla, vi lascerò il link un po' dovunque, anche nell'info box. C'è un video che parla del transito intero di quello che rappresenta segno per segno o ascendente per ascendente dal 2008 a novembre 2024, e un altro proprio dei giorni nostri in cui si parlava di Plutone che era tornato diretto perché è stato retrogrado molti mesi, e quindi quello che ci aspetta finché a maggio, se non erro, a maggio diventerà di nuovo retrogrado, ok? Quindi cambiamenti su cambiamenti. Le questioni sentimentali, tra le altre cose, proprio in linea con Plutone, torneranno a galla. Per quello prima dicevo che l'emancipazione e il cambiamento magari partono prima dal lavoro o da obiettivo, proprio da una rivoluzione psicologica, ma poi abbracceranno anche quello. Tornano dal passato delle dinamiche o anche delle persone, e voi questa volta, se siete rinnovati, farete la cosa giusta, non una cosa legata alla soddisfazione immediata, ma qualcosa di giusto. Comunque dal 29 dicembre al 18 gennaio ci sarà questa fase di rielaborazione anche dei rapporti sentimentali, ma non vi pronunciate a dichiararvi o a lasciare qualcuno prima del 18 gennaio, e poi vedrete che tra il 18 gennaio e il 22, giorno in cui Urano torna diretto, voi partirete, se poco poco insomma le cose si sono rallentate, voi partirete come un treno in corsa, quindi anche sentimentalmente. Quindi valutate cosa arriva, cosa torna, e cercate di avere dei comportamenti etici, passando sempre da quella ribellione, emancipazione psicologica che cambierà le cose. Quindi io vi aspetto nei commenti, sono curiosa di sapere che cosa vi porterà questa luna piena in Gemelli dell'8 dicembre. Un grande bacio e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, questo video è tutto per voi, quindi questa lettura in chiave evolutiva della settimana dal 5 al 12 dicembre per tutte le persone che hanno un ascendente Bilancia, a prescindere dal segno, o sono nate nel segno della Bilancia. Allora ragazzi, faccio questo distinguo perché il mio dedicare l'oroscopo al segno e l'ascendente ha lasciato adito a dei fraintendimenti, e quindi un po' di persone mi hanno scritto pensando che l'oroscopo fosse soltanto per Bilancia ascendente Bilancia, Leone ascendente Leone, tagliando quindi una grande fetta, e invece non è così, quindi scusatemi per questa precisazione. Allora, avete avuto dei pianeti in Sagittario nelle ultime 3 settimane circa, molto positivi, e molto, soprattutto la Venere, no? Che è il vostro governatore, che sì, ha portato delle tensioni fra voi e alcuni affetti, però siccome c'è Saturno in mezzo che risolve tutto, comunque tutto è stato molto utile per una crescita personale, no? E poi l'amore vi ha aiutati, quindi il partner, la persona che vi è accanto, vi hanno aiutato in qualche modo a tenere salde le radici, ad avere un bilanciamento, quindi l'amore come sempre vi salva. Questa settimana i pianeti entrano in Capricorno, prima il 6 Mercurio, quindi in famiglia si inizia a parlare, o voi parlate direttamente o si inizia a programmare qualcosa riguardo a questioni familiari che girano da un po'. E poi ci sarà un interessante Venere, che è il vostro governatore, che il 10 entra nel segno del Capricorno, e quindi inizia proprio anche proprio l'attenzione, diciamo, l'energia si concentra ulteriormente su questioni pratiche, no? Legate o a questioni familiari o immobiliari, o legate al luogo di nascita, quindi sembra che ci siano delle questioni da risolvere. Quest'ambito vi chiederà attenzione per circa 3 mesi, perché Mercurio avrà un transito eccezionale nel segno del Capricorno per 3 mesi, dal 6 dicembre fino al 5 febbraio, e sarà congiunto a Plutone, quindi qualcosa che andava chiarito, che andava aggiustato, cose da fare nel modo giusto, quindi
diritti e doveri, responsabilità, sia in uscita che in entrata, avranno occasione di essere un attimo riappianati, no? Di essere sistemati. Ci sarà un momento tra il 29 dicembre e il 18 gennaio in cui Mercurio sarà retrogrado, quindi o si scoprono delle cose o ci si rende conto di delle cose guardando, no? A posteriori, con il senno di poi. Si sa che i pianeti in Capricorno sono in grado di cambiare le cose, sono in un segno cardinale, quindi sono in grado di cambiare l'esito degli eventi, ma richiedono tempo, quindi richiedono la presenza, la costanza e soprattutto l'osservazione delle regole. Quindi ci sarà l'occasione, non è detto che tutti lo faranno, a volte fuggiamo, no? A volte i venusiani fuggono dalle responsabilità o dai doveri, perché sapete, le vacanze di Natale, le cose. Quindi comunque si presenterà l'occasione di rimettere in regola e di ristabilire le cose in credito e le cose in debito nelle questioni o immobiliari o familiari o riguardo al luogo d'origine. Quindi se siete andati via, se dovete tornare a sistemare delle cose, oppure se avete dei problemi con il vostro paese d'origine e non potete rientrare, oppure non vi danno il visto, avete presente, insomma, tutte cose qui da sistemare, ma sono tutte cose di ordine pratico, dovete vendere un immobile, non vi hanno ancora pagato, insomma, cose di questo genere, che ripeto andranno avanti per 3 mesi, ma ci sarà quel momento di Mercurio retrogrado, mi ero persa prima raccontandovelo, che dal 29 dicembre al 18 gennaio sarà molto utile per rivedere le cose, per rielaborare, per andare a puntualizzare, insomma, no? Ma non è consigliato come momento per esordire. Quindi certo, se vi mettono una cosa dal notaio, se c'è una discussione di una laurea, se bisogna fare un viaggetto, nessun problema, insomma, ma in quei 18-19 giorni non si prendono decisioni definitive, perché altrimenti poi bisognerà tornarci su. È come se non si avesse la visione chiara delle cose e soprattutto non si esordisce, quindi non si dovrebbe inaugurare un locale, non si dovrebbero aprire, che ne so, partite IVA, pagine social per lavoro, non per cazzeggio, noi parliamo di cose importanti. Insomma, è un momento in cui è bene fare cose che riguardano situazioni del passato da riequilibrare, da rifare, da rivedere con un'altra etica, e poi insomma dopo il 19 ci sarà il 21 una fantastica luna nuova per il segno della bilancia in Acquario, positiva, che darà una ventata di amore e di rinnovamento strepitoso. Ci saranno un sacco di transiti interessanti, soprattutto Urano ritorna diretto, quindi finalmente queste questioni familiari, queste questioni immobiliari saranno pressoché risolte e insomma felicemente. Laddove non c'è felicità, ragazzi, vuol dire che c'era una mancanza che andava colmata, ok? Quindi è importante, secondo Plutone, risistemare le cose. Se volete capirci meglio, perché è chiaro che nell'oroscopo settimanale non è facile spiegare bene il transito di Plutone, vi lascio nell'info box, e se mi ricordo anche qui in sovrimpressione, i 2 video che nei prossimi 3 mesi saranno importanti per tutti noi, dedicati a Plutone in Capricorno, perché questo transito di Mercurio aiuterà proprio a riportare a galla le dinamiche alle quali stiamo lavorando tutti, voi nel settore famiglia e luogo di origine, nello specifico immobili vari. Tutti stiamo lavorando a perfezionare, a correggere i nostri errori in un determinato ambito grazie a Plutone in Capricorno, che come transito lunghissimo ci vede coinvolti dal 2008 fino a novembre 2024. Quando dei pianeti si aggiungono a Plutone, ne riportano a galla le simbologie e propongono sempre qualche nuova esperienza come una sorta di crash test per farci vedere, per farci capire se abbiamo compreso dove correggere, da quali dinamiche disfunzionali correggere e cosa no. Quindi i prossimi 3 mesi saranno molto caratterizzati da Plutone in Capricorno, che per voi è in una casa cardinale, quindi lo sentirete particolarmente. L'ultima specifica: questa settimana c'è una luna piena nel segno dei Gemelli
congiunta a Marte retrogrado. Quindi se voi state discutendo da agosto con qualcuno, questa luna segnerà un punto. Segnerà un punto per il chiarimento, che va verso il chiarimento, ok? Però è una luna che per andare verso il chiarimento prevede che ci sia il superamento di qualche limite psicologico, cioè di qualche convinzione, di qualche presa di posizione o il superamento di una visione di parte. Evidentemente, dato la retrogradazione di Marte, si presume che voi conosciate soltanto una parte, no, di verità e che con questa luna vi si aprirà l'opportunità di conoscere anche l'altra medaglia, perché per avere una conclusione del tutto voi siete della bilancia, quindi siete alla ricerca dell'equilibrio e bisogna sentire tutte e due le campane. Quindi assolutamente transito evolutivo, tra l'altro avete Saturno, no? che vi aiuta, che vi sostiene, che vi dà un certo rigore, quindi insomma tutto bene. Io vi aspetto nei commenti per sapere che cosa vi porta questa luna piena in gemelli, vi mando un grande bacio e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti a questo oroscopo evolutivo, in chiave evolutiva, della settimana dal 5 al 12 dicembre. Allora, specifico anche per voi che questo video è dedicato a tutte le persone nate sotto il segno dello Scorpione e a tutte le persone che hanno l'ascendente Scorpione, a prescindere dal segno. Questo perché questo mio fare questi oroscopi abbinati ha creato ancora oggi, nonostante io lo ripeta nei video, il malinteso che l'oroscopo è dedicato soltanto a Scorpione con ascendente Scorpione, escludendo tutti quanti gli altri. No, invece è compreso di tutti. Quindi, carissimi amici, questa è una settimana di rinascita, è una settimana di l'amore continua a gonfie vele. Dovrebbero esserci stati dei ritorni, delle conoscenze, la settimana scorsa anche delle vincite, ma anche fino a Natale, responsabilmente ma giocate, perché avete la fortuna dalla vostra. Una persona mi ha chiesto, ho letto nei commenti, poi non sono riuscita a rispondere perché stavo camminando, una persona mi ha detto sì, ma fortuna in che senso? Ragazzi, la fortuna è fortuna, a parte che sono una chiacchierona, quindi i miei video durano secoli, quindi l'ho specificato. Se non fosse arrivato, rispecifichiamo anche questo. Ragazzi, la fortuna nell'amore, nel gioco, nella creatività, fortuna per i figli, fortuna se state cercando un figlio, insomma, fortuna, soldi che piovono, gioco al lotto. Ragazzi, mi raccomando, giocate responsabilmente, non vi giocate la moglie e la casa come succedeva una volta nelle bische clandestine, non vi giocate lo stipendio per un anno, giocate responsabilmente, ma sappiate, cari amici dello Scorpione e cari amici con l'ascendente Scorpione, che siete diciamo sottoposti ad un transito di grande fortuna, amore. Sapete, la fortuna quando le cose vanno bene è fortuna e ve la porta gioia. Anzi, fatemi sapere che siete così carini quando mi scrivete ho vinto questo, scrivetelo anche nei commenti, così incitate le persone innanzitutto all'ottimismo, perché ce n'è un bisogno estremo, c'è una polemica, una tristezza e ragazzi, la felicità dipende anche da noi. La felicità è un esercizio quotidiano, è imparare anche a sintonizzarci sul bello, non sul pessimismo, sulle cose che vanno bene, farci una risata perché è una medicina, perché nella vita qualcosa per ringraziare si trova sempre, e ve lo dico io che ho un Marte in Cancro, che insomma è abbastanza lagnoso. Allora, scusatemi. Quindi settimana in cui continua la fortuna e settimana dell'amore. Se siete indecisi fra più storie sentimentali o fra più proposte creative e lavorative, questa è una settimana che porta degli esiti. C'è chi dovrà, a partire dal 6, giorno in cui Mercurio e Venere, il giorno in cui Mercurio entrerà in Capricorno, Venere ci entrerà il 10, no? Avrete due pianeti in Capricorno sul vostro su uno dei vostri due governatori, che è Plutone, quindi si inaugura un periodo di decisioni.
di decisioni, di scelte, di prese di posizione. Quindi se siete indecisi fra due situazioni, sappiate che anche complice questa luna piena in Gemelli dell'8 dicembre, inizierà l'inizio di una ragazzi, di una decisione. Allora, per quanto riguarda le tempistiche, voi avete il transito di Mercurio per ben 3 mesi sul vostro governatore, su Plutone, quindi siete tra i segni e gli ascendenti più interessati, più tra l'altro favorevolmente nel vostro caso, quindi non sfidati ma aiutati, siete tra i casi più favoriti, ma sicuramente fra quelli più interessati. Quindi il consiglio innanzitutto per capire dove state andando è di guardare o riguardare i 2 video su Plutone in Capricorno che vi lascio nell'info box, se mi ricordo ve li lascio anche qui in sovrimpressione, ma che potete tranquillamente trovare sul canale di Spazio Indaco digitando Plutone in Capricorno. Ce n'è uno che parla dell'intero transito, cioè di quello a cui voi state lavorando, quindi quello che voi dovete perfezionare dal 2008 fino al 2024. Nel vostro caso è proprio il modo di comunicare, di parlare, la correttezza, non dire bugie, dire quello che è giusto dire, quindi dire la verità, oppure applicare le regole e non soltanto il tornaconto personale, ok? Cercate, se uno manipola, se uno si nasconde, se uno non è sincero e non ha lavorato, non si è prestato al lavoro con questo Plutone, il che significa che anche se ci sbattete i denti continuate su quella linea, no? Sulla linea originaria, allora sappiate che questo Mercurio e questa Venere vi aiuteranno in queste settimane a rivivere delle situazioni disfunzionali e a correggerle. Venere solitamente rappresenta una persona cara, una persona che ci vuole bene e anche la piccola fortuna che vengono incontro a noi e che ci aiutano con i modi giusti a capire dove sbagliamo e non farlo più. Quindi è un'ottima occasione. Anche a voi ricordo che Mercurio, sul vostro governatore, su Plutone, sarà retrogrado. Allora, innanzitutto avrete 3 mesi, dal 6 dicembre al 5 febbraio avrete Mercurio su Plutone, quindi 3 mesi intensi nei quali imparare a perfezionare il modo con cui si comunica con gli altri. Oltre alle bugie e le cose, dimenticavo di dire, visto che lo Scorpione è un figlio di Marte, oltre che la manipolazione perché siete figli di Plutone, ogni tanto qualcuno quando lo dico si dispiace, ma se uno è figlio di Plutone e ha quel fascino è normale che anche inconsapevolmente lo usi, no? La vita è talmente difficile che uno ha una carta, è come la bellezza, che poi uno fa gli occhioni perché si stanno complicando le cose, la cerca di addolcire il nemico. È normale, avete un potere, ma grandi poteri, grandi responsabilità. Quindi non dovete dispiacervi perché è un attimo a cadere nella tua ombra, anzi, se uno ve lo ricorda è coaching tecnicamente, no? Perché vi stanno facendo vedere dove cadete e se vi correggete fate un salto quantico. Cioè, salto quantico significa elevarsi, uscire da certe dinamiche e perfezionare la propria coscienza, la propria individualità, diventare più forti e più radicati. Ogni salto quantico che facciamo, quindi ogni debolezza che vinciamo, diventiamo più radicati. E voi state facendo questo lavoro egregiamente, ok? A che punto siete del lavoro lo capirete con questo Mercurio che vi ricordavo, e lo dico soprattutto per chi non segue questi video settimanalmente, ma capita magari così a spizzichi e bocconi o per la prima volta. Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio vuole che non esordiate, non diate comunicazioni ufficiali, non apriate attività, non pubblicate libri. Certo, se c'è una tesi da discutere, quella si fa, ragazzi, perché è stata stabilita in altro tempo, ok? Ma decisioni vostre, personali, anche importanti, di spese importanti o comunicazioni, in quel
imperfetta, abbiamo una visione parziale delle cose, non completa, quindi solitamente cose importanti fatte con Mercurio retrogrado poi prevedono che ci si torni su più e più volte per risolverle, ok? Quindi state attenti a quello che dite perché magari potreste pentirvi. È un momento zen, è un momento nel quale non si esordisce, ma in cui l'energia è molto positiva, soprattutto nel vostro caso è veramente positiva, è veramente di guarigione, per risolvere cose nel passato che magari sono rimaste in sospeso, che magari non erano vere, che magari insomma no, bisogna metterci un po' di correttezza, di etica in più e vedrete che vi verranno facilissime da portare a termine, perché è un transito veramente bello. Io l'ho fatto in maniera impegnativa di coaching, ma è un transito veramente bello. Tra l'altro molte persone potrebbero tornare a voi, occasioni che pensavate di aver perso potrebbero tornare a voi. Datevi soltanto del tempo, anche dell'amore può tornare a voi e potete fare degli incontri molto interessanti, ma le cose si sbloccheranno proprio in maniera fantastica, come piace a voi, a partire dal 22 gennaio. Datevi soltanto il tempo di decidere e se potete non prendete decisioni importanti tra il 29 dicembre e il 18 gennaio. Quindi per il resto questi pianeti in Capricorno per voi sono favolosi, l'amore già ce lo avete, va soltanto vissuto con etica, quindi se arrivano dei corteggiatori, se arriva, perché io vedo situazioni doppie, se arrivano tentazioni, mi raccomando, siate etici e sarete ripagati. Ricordate che siete fortunati su tutto e presto andrà meglio dal 20 dicembre. Anche il lavoro, una bomba. Quindi un grande bacio, vi aspetto nei commenti e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa parte del video dell'oroscopo è tutta per voi, quindi è dedicata sia alle persone che hanno il Sole nel segno del Sagittario, sia a tutti quelli che hanno l'ascendente Sagittario e anche con un segno solare diverso. Mi trovo a specificarlo perché ho ricevuto diverse lamentele, probabilmente da persone nuove che capitavano nei video e che pensavano che io mi dedicassi esclusivamente a un Sagittario, ascendente Sagittario, e invece no, anzi includo non solo il segno solare ma anche gli ascendenti. Quindi questa settimana è una settimana di conti, di valutazioni, c'è la luna piena, l'unica luna piena dell'anno opposta al vostro sole, quindi sarà una luna piena abbastanza sfidante perché vi porterà probabilmente a mettere in discussione dei rapporti lavorativi, delle questioni dei rapporti matrimoniali, proprio a portare è una luna che porta tensioni nei rapporti con gli altri. Ovviamente non è una luna che porta dei fulmini a ciel sereno, perché è una luna che si fa piena su Marte in Gemelli retrogrado, che vi sta sfidando e un po' provocando ormai dal 20 agosto. Quindi laddove ci sono le tensioni, dove c'è una situazione precaria, laddove qualcuno vi attacca, laddove avete avuto delle discussioni, oppure laddove c'è un'indecisione da parte vostra, magari un lavoro precario, forse ti rinnovano, forse non ti rinnovano, forse l'azienda chiude, forse l'azienda non chiude, oppure un rapporto precario con un partner, questa persona forse c'è, forse non c'è, forse ha un'altra situazione, perché è molto, le simbologie sono legate particolarmente, no, alle situazioni doppie, proprio indecise, tra una polarità e l'altra. Quindi questa luna finalmente, dopo 4 mesi circa, perché dal 20 agosto ad oggi, dopo 4 mesi circa di precarietà, potrebbe iniziare a spostare l'asticella e a far pendere l'ago della bilancia verso una direzione. È chiaro che i transiti sì sono sfidanti, ma ci servono anche per farci prendere delle decisioni, per non farci stare in condizioni di stasi, no? Altrimenti magari rimarremo in condizioni così precarie, magari un po' insoddisfacenti, senza andare verso il miglioramento. Quindi
È una settimana che può segnare la fine o l'inizio della fine a seconda della condizione nella quale vi trovate, perché non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa età, non viviamo tutte le condizioni. Quindi l'inizio della fine significa che se ero in una situazione precaria, con questa luna potrei avere delle comunicazioni per cui da qui a tot mesi potrei, se parliamo di lavoro, se parliamo di questioni legali, no? Se c'era un momento di incertezza, potrei avere una comunicazione, visto che la luna piena in gemelli è legata molto alla parola, alle missive, alle notizie, potrei avere la comunicazione di fra tot mesi qui si cambia, oppure ti riconfermo, oppure bisogna andare da un'altra parte. Quindi l'inizio e la fine. Chi invece è proprio arrivato, che sta portando, come dire, avanti gli sgoccioli di qualcosa, nelle giornate della luna piena potrebbe avere degli esiti definitivi, ok? Quindi dei chiarimenti con delle persone, firmare una lettera di licenziamento, no? Oppure un trattamento di fine rapporto, questo a seconda delle cose. Comunque il settore interessato da questa luna piena è un settore che prevede almeno il rapporto con un'altra persona, se non con proprio una società o con un luogo di lavoro con più persone, ok? Quindi non si tratta di scelte individuali, ma le tensioni ci sono state con altre, nel rapporto a 2, a 3, a 4, insomma, con molteplici situazioni. È chiaro che le tensioni possono essere in entrata o in uscita, no? Perché comunque poi la realtà ci fa da specchio di una dualità che noi abbiamo intorno, dentro di noi, e quindi magari noi dentro abbiamo delle tensioni, delle insoddisfazioni e anche se le tacciamo a chiunque, dall'altra parte ci arriva una sorta di distacco, come se per molti anni andiamo a lavorare in un posto che odiamo, però lo teniamo per sicurezza, e a un certo punto l'universo fa in modo che se noi non prendiamo la palla al balzo e non prendiamo la situazione in mano, sia quel posto a liberarsi di noi. Oppure quando noi siamo in una situazione così di comodità rispetto a situazioni sentimentali, però non siamo felici, alla fine veniamo abbandonati dall'altra persona, capita, e poi la gente ci sta malissimo. Perché? Perché dicono non sono stato prima io, e cioè si sentono anche traditi, fregati, no? È soltanto l'universo che risponde ad una richiesta inconscia. Quindi laddove c'era tensione, laddove da agosto avete percepito tensioni, sappiate che era un modo anche dell'universo di porvi degli ostacoli per farvi capire se quella situazione vi interessa veramente o se è un invito, un aiuto, uno spalancare una porta per dire accomodati perché per te c'è altro. Perché io vi ricordo, cari amici Sagittario, che voi avete già avuto 5 mesi di Giove in Ariete, che probabilmente sono stati utili a chiudere un ciclo iniziato nel 2011 circa. Giove per un paio di mesi è tornata in Pesci, ma dal 20 dicembre non è questione dell'oroscopo di questa settimana, ma fra 2 settimane, io ve lo anticipo, riavrete Giove per circa 6 mesi a favore, sarà strepitoso, ci sarà da giocare, ci sarà la fortuna, l'amore, fortuna per avere i figli, fortuna per i figli, creatività, soldi, divertimento, cioè ci sarà, se riuscirete ad accogliere la novità, ma io sono sicura che lo farete, a tradursi, no, tutta questa fortuna di Giove veramente in una nuova vita, e veramente nella chiusura dell'ultimo ciclo di Giove iniziato nel 2010-2011, perché anche lì Giove in Pesce e Giove in Ariete si sono accavallati, che è stato un transito veramente sfidante. Gli ultimi 12 anni non sono stati facili, adesso si riapre un dodicennio con dei presupposti migliori e sicuramente più interessanti, però c'è da farsi 2 conti, e infatti questa settimana Mercurio, che entra il 6 in Capricorno e poi viene raggiunto da Venere il 10, oltre a portare al massimo della tensione, la sfida, proprio la tensione che avete nei confronti di una situazione o di un rapporto o di una questione legale, quindi al massimo del duello, c'è nell'eventualità di muoversi, di ritrovare la vostra indipendenza, c'è da farsi 2 conti. Quindi a partire dal 6, con questi pianeti in Capricorno, prima Mercurio e poi Venere, ci sarà da
essere onesti con se stessi, da chiedersi quanta forza avete, psicologica, affettiva, quanto siete legati a determinate situazioni a cui potreste dover rinunciare, se ce la fate con le vostre gambe, se siete in grado di provvedere a voi stessi e star bene, ok? Quindi c'è un momento di valutazione, di autarchia, mettiamola così, di capacità di provvedere a se stessi in tutte le proprie necessità, e lo ricordo anche a voi, anche se Mercurio non è un pianeta per voi dominante, anzi è il vostro esilio, però ci sarà un transito straordinario di Mercurio in Capricorno dal 6 dicembre al 5 febbraio, e soprattutto quindi questo sarà un tempo di valutazione della vostra autosufficienza, no? Delle vostre entrate, di farsi proprio due conti per vedere dove si può andare, fin dove ci si può spingere, che programmi fare per il futuro. Ma soprattutto c'è Mercurio retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio, quello è un momento di rivalutazione, un momento zen nel quale bisogna rielaborare il passato, sistemare le pendenze del passato dove non siamo stati corretti, seri, se abbiamo delle pendenze, dei doveri, delle cose da pagare, no? Da sistemare, ed è tecnicamente vietato fare scelte importanti in quel periodo, fare proclami, fare debutti, aprire negozi, anche fare pubblicazioni, ok? Certo, ripeto, se dovete fare la testimone a un matrimonio, se dovete laurearvi, cose già stabilite da tempo, andate tranquillamente. Semplicemente in quella fase, in quei 20 giorni, dal 29 dicembre al 19 gennaio, non prendete decisioni importanti e non le comunicate subito, aspettate che arrivi il 19, perché lì, quando Mercurio tornerà diretto e anche Urano riprenderà il suo cammino, avrete una visione della realtà diversa e lì potrete pronunciarvi. Quindi mi raccomando, e poi avrete Giove che avrà fatto già da un mesetto il suo lavoro, insomma sarete altre persone, quindi vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose, e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno, cari amici che avete l'ascendente Capricorno, anche se avete un altro segno solare, benvenuti a questo oroscopo dal 5 al 12 dicembre in chiave evolutiva. Siamo in una settimana nella quale avrete Mercurio che il 6 entra nel vostro segno e poi il 10 sarà raggiunto da Venere, quindi ci sarà uno stellium nel segno del Capricorno. Questi perché i due pianeti veloci si andranno a congiungere a Plutone, che nel vostro segno sta lavorando tanto per correggere, raddrizzare, sistemare dal 2008. Quindi in queste settimane e per i prossimi 3 mesi riverranno tutte a galla le simbologie degli ultimi anni per vedere, no? Come una sorta di verifica. A tal proposito vi suggerisco 2 video che vi lascio nell'info box, che sono proprio di approfondimento, proprio specifiche anche per voi, segno per segno, ma sul vostro sole insomma c'è un'attenzione particolare perché direttamente interessata. I 2 video su Plutone in Capricorno, uno riguardo l'intero transito che va dal 2008 al 2024, proprio per farvi capire cosa vuole l'energia da voi, verso cosa spinge l'universo, e poi un video più recente, proprio di qualche mese fa, dedicato a Plutone che è tornato diretto, perché noi lo abbiamo diretto adesso. Plutone è tornato diretto il 9 ottobre e lo sarà fino a maggio 2023, quindi più attuale, più specifico, ma l'uno non esclude l'altro, nel senso che se volete avere chiara la visione di quello che accadrà e perché accade e cosa potete fare voi per intervenire correttamente, per risolvere definitivamente delle questioni che altrimenti tornano, proprio perché devono essere viste e affrontate correttamente, guardate i 2 video. E quindi questa settimana sarà una settimana all'insegna della comunicazione, perché c'è Mercurio nel vostro segno, nel dire le cose e nel cercare di dirle giuste. Non scansate le responsabilità, perché
incarnarsi nel segno del Capricorno, incarnarsi con l'ascendente Capricorno, anche con la luna in Capricorno, significa che c'è una missione di vita per cui siete chiamati ad essere adulti responsabili, quindi a combattere un lato ombra in Cancro e quindi ad essere innanzitutto gli adulti di cui avevate bisogno quando eravate piccoli e a non scansare le responsabilità adesso né a tendere a prevaricare qualcuno, perché comunque il potere è insito nella vostra mission, ma va usato con etica e responsabilità. Questo vuole Plutone da voi, quindi vi invita ad essere etici, a fare delle conversazioni, a fare delle comunicazioni etiche, quindi a dire la verità, a prendervi le vostre responsabilità, a fare la cosa giusta, non quella che vi conviene e poi anche Venere dal 10 dicembre nel segno del Capricorno vi chiederà di avere etica anche nelle relazioni, negli affetti, nei confronti dei figli, no? Di tutte le persone a cui siete, del partner, proprio di essere giusti, responsabili e affidabili. Questa è anche corretti, ragazzi. Questa è il trend della settimana. Avete belle comunicazioni, belle notizie, avete un Giove a favore fino al 20 dicembre, quindi questi pianeti in Capricorno si sposano perfettamente, vengono aiutati da Giove che è la legalità, quindi se aspettate risposte legali, cose da processi, comunicazioni, avrete belle notizie, siete protetti, siete favoriti e soprattutto se aspettate di sapere la verità o che si faccia chiarezza sul vostro conto, questa è una settimana ottima e anche le prossime. Giove in Pesci ha questa parvenza, no? Di giustizia e di favore nei vostri confronti. Quindi c'è questa cosa. Si inizierà a parlare anche di questioni legate alla casa, agli immobili, alla famiglia. Dal 20 dicembre, ve lo spoilero, si entrerà nel vivo di questa questione, ma è questa settimana che probabilmente, complice anche la luna piena in Gemelli, che si arriverà forse al clou della tensione. Se da fine agosto vivete tensioni, polemiche nel quotidiano, ok? Quindi può essere qualcosa legato, può essere una tensione legata alle questioni familiari e quindi in quel caso da Natale si dovrà dalle giornate di Natale bisognerà, come dire, attuare dei cambiamenti. Lavorativamente parlando anche ci si può essere, se venite da un periodo di conflitti, di tensione con i colleghi, con questa luna piena dell'8 si potrebbe arrivare ad un clou di energia per cui poi si dovranno prendere delle decisioni, ok? E da lì poi per i più giovani, per quelli che vogliono cambiare, può esserci veramente un cambio a 360 gradi. Però le decisioni importanti non vanno prese dal 29 dicembre al 18 gennaio, perché Mercurio sarà retrogrado nel vostro segno. Voi siete tra i principali interessati di questa cosa, fra i segni principali, perché è proprio nel vostro segno, quindi è un momento molto buono per rifare i conti del passato, per rielaborare situazioni, per rivederle con occhi diversi, per sistemare pendenze, debiti, situazioni, no? Per fare dei chiarimenti per cose che esistevano già dal passato e che non avevate risolto prima, ma se possibile in quei 18-20 giorni sarebbe preferibile non fare dichiarazioni, proclami, esordi, aperture di locali, aperture di lavori, anche di pagine internet, di partita IVA. Sarebbe bene non fare cose importanti che abbiano il sapore del definitivo. Potete andare a fare shopping, questo senz'altro, ma cose impegnative che abbiano il sapore del definitivo, dell'eterno, no, sarebbe meglio non farle. Certo, vi dico, come mi ha detto qualcuno, posso fare un viaggetto? Sì, soprattutto se l'hai deciso prima,
al massimo ci sarà, sì, molto accorto, al massimo ci sarà qualche disguido. Qualcuno mi ha scritto devo discutere la tesi, ci mancherebbe altro. Inizio un corso, se è stato stabilito in precedenza, andate tranquilli ragazzi, male che va, slitterà di qualche giorno, insomma, perché poi con Mercurio retrogrado potrebbe accadere qualcosa di questo, ma in quei 20 giorni non prendete decisioni e non date notizie ufficiali, questo è molto importante. Poi dal 19 a staffetta accadranno tutta una serie di cose interessantissime ed estremamente positive, quali Mercurio che torna diretto e Urano in trigono al vostro Sole e anche al vostro ascendente Capricorno, che torna diretto anch'esso, e quindi tutte le cose che si sono un po' rallentate, tutte le cose le questioni di ordine pratico, tutte queste cose qui, anche economiche, riprenderanno e andranno avanti molto molto velocemente. Vi ricordo che fino a maggio, dal 20 dicembre, poi come ho già detto è uscito l'oroscopo del Capricorno 2023 qualche giorno fa, è comunque un anno di cambiamenti in famiglia, cioè comunque si chiude un ciclo iniziato nel 2010-2011, se ne inaugura uno decisamente migliore, ma di brutto, soprattutto per il vostro segno, e quindi quella fase è conclusa definitivamente. Quindi io vi faccio un grande augurio, mi raccomando di ricordare Mercurio retrogrado da fine dicembre al 18 gennaio, un grande bacio, vi aspetto nei commenti e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario, cari amici con l'ascendente Acquario, quindi tutte le persone che hanno l'ascendente Acquario a prescindere dal Sole e tutti quelli che hanno il Sole in Acquario, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 5 al 12 dicembre. Allora, è una settimana molto interessante per l'amore, per il divertimento, anche se siete dei creativi, degli sportivi, questo è un momento di grande successo, è un momento che porta l'attenzione, l'impegno ai livelli più alti. Dal 20 agosto, se siete degli sportivi o dei creativi, state lavorando, vi state impegnando verso qualcosa nei confronti, no, di un progetto, di qualcosa insomma che riguarda una squadra, probabilmente un team o comunque una preparazione, e questa luna piena segna un momento di grandissimo successo, o è l'inizio delle buone notizie, quindi una chiamata, un superare qualcosa, no? Un superare una gara, oppure proprio una vittoria, perché poi dipende da come ci arriviamo alle cose, anche se si è sportivi, anche se si è creativi, non abbiamo tutti la stessa età né lo stesso momento della carriera. C'è chi ha appena iniziato, quindi questa luna piena sarà di supporto, di incoraggiamento e di inizio di qualcosa di ancora più promettente. C'è chi ha investito tanto da molto tempo e in qualche modo sarà altamente premiato da questo transito, perché tra l'altro è su Marte retrogrado in Gemelli, quindi porta ed è trigono a Saturno, quindi è proprio un momento di grandissima crescita sentimentale. Allora, se avete dei problemi con la squadra, questa luna potrebbe iniziare a farvi guardare intorno, anche se avete dei problemi con i soci con cui, no, siete creativi, potreste iniziare a guardarvi intorno, perché magari negli ultimi mesi ci sono state delle tensioni e quindi è l'energia che l'universo vi manda per fare un upgrade, magari per risolvere delle questioni o per migliorare il contorno e il contesto nel quale vi muovete. Ma allora l'unico accorgimento che vi suggerisco di fare, se quando vi divertite tendete a divertirvi troppo, perché capita ragazzi, soprattutto dopo il lockdown, quando una persona ha accumulato un sacco di stress, di restringimenti, no? C'è una voglia di liberarsi, c'è una voglia di mandare veramente tutto così open, soprattutto per i segni d'aria. Se tendete a divertirvi troppo, occhio a questa luna piena, perché magari potrebbe portare all'apice, come dire, degli eccessi che si perpetrano già da 3 o 4 mesi, quindi da quel punto di vista siate morigerati. Sentimentalmente invece, insomma, qui c'è da
fare un po' il punto della situazione e del recap, perché o siete indecisi fra due persone da diverso tempo, magari da agosto, settembre avete conosciuto qualcuno che vi ha colpito, con il quale vi divertite, sta la battuta, si sa, no? Voi avete un modo molto gioviale, molto simpatico, molto estroverso, molto basato sul feeling intellettuale, proprio sulla sintonia, no? Più che sulla fisicità o sull'attaccamento. Voi cercate l'intesa dalle persone, quindi è probabile che abbiate incontrato una persona con cui avere un'intesa che forse non è stata vissuta, che forse è rimasta così a livello interlocutorio, e però se avete un'altra situazione o comunque se siete indecisi perché l'altra persona ha un'altra situazione, questa luna qui dell'8 dicembre potrebbe fare un po' da spartiacque, perché o iniziate a far pendere l'ago della bilancia verso un sì, quindi una decisione per cui seguite questa situazione, o magari la ridimensionate, riuscite a farla, no, ridimensionare, rientrare nelle dinamiche di un'amicizia molto simpatica che rimane sul dialogo, però è difficile che questa cosa vi riesca subito, sarò molto sincera, perché Marte è ancora retrogrado, quindi diciamo che questa luna, quindi non avete finito di sapere tutto, è come se sì, forse è meglio che rimanga in certi ambiti, però non so ancora se lui è sposato, non so ancora se lei è impegnata, non so ancora se, quindi insomma, è da vedere in realtà. Quello che accadrà con questa luna è che la tensione, la complicità, le confidenze arrivino ad un punto in cui, insomma, non dico che ci si dichiara, ma è, come dire, chiara la sintonia, non so come dirvi, insomma, se la cosa finora era rimasta nell'amichevole. Quindi comunque è una luna molto interessante, no? E molto particolare per quanto riguarda questi movimenti del cuore, no? Quindi è un po' come se foste tornati adolescenti, è come se foste tornati quando eravate giovani, perché il cuore vi batteva ancora. Insomma, è una luna molto interessante. Finirete probabilmente, no? Uscirete da questa situazione uscirà dalla condizione così di amicizia affettuosa probabilmente in marzo. È lunga, state ancora facendo lavorare Saturno, insomma, quindi occhio, no? Nel senso, monitoratevi perché fino ad allora, fino al 20 gennaio, le cose comunque andranno un po' a rilento, perché voi avete uno dei vostri governatori, voi ne avete due, uno è Saturno, l'altro è Urano. Urano da agosto è retrogrado. Questo retrogrado significa che non avete la possibilità di muovervi, perché probabilmente sarebbe troppo presto. Quindi la retrogradazione del vostro governatore vi dà la possibilità di essere inchiodati dove siete affinché voi ci pensiate bene. Però state pensando molto e state pensando molto da individualisti. Dal 6 Mercurio entrerà nel segno del Capricorno e poi dal 10 anche Venere, e ci sarà un momento di egoismo. Ci sarà un momento di egoismo perché comincerete non dico a meditare la fuga, ma inizierete ad organizzare tutto un progetto, tutto un qualcosa legato alla vostra indipendenza, al vostro potere personale a cui state lavorando da tempo. E questo è un trend, un lavoro energetico che durerà per circa 3 mesi e che comunque a voi lavorerà interiormente, salvo poi, come dire, quando si arriva ad una maturazione del lavoro interiore, poi come dire, la trasformazione si vede anche fuori, si trasferisce nella realtà. Quindi avrete non tanto il transito di Venere, che durerà per tutto il mese di dicembre, ma Mercurio nel Capricorno farà un transito straordinario per 3 mesi, dal 6 dicembre al 5 febbraio. Avrete modo quindi di elucubrare, ragionare tantissimo, programmare, e soprattutto si congiungerà Plutone. Quindi
quel percorso legato a Plutone in Capricorno che voi avete iniziato come tutti noi, voi proprio nelle profondità dell'essere, un percorso che è iniziato nel 2008 e che finirà fra 2 anni, nel novembre del 2024, avrà un recap in questi 3 mesi, tutte le dinamiche che vi hanno accompagnato in questo lasso di tempo legate proprio al vostro potere personale, il vostro modo di gestire le cose, se è corretto o meno, ritorneranno a galla proprio per una sorta di verifica, di crash test, per vedere a che punto siamo arrivati. A tal proposito vi consiglio di guardare 2 video dedicati a Plutone in Capricorno. C'è quello che indica proprio tutto il percorso e quindi tutto, lo stravolgimento che abbiamo vissuto dal 2008 al 2024, poi c'è quello dedicato proprio dal 9 ottobre a maggio 2023, che è quello dei nostri giorni, dedicato al transito diretto di Plutone, perché Plutone fa molti transiti retrogradi, adesso per circa 7 mesi è diretto e quindi ci sta portando in una direzione ben precisa. Quindi io vi consiglio di dare uno sguardo a entrambi, almeno per il vostro segno, se non volete dedicarvi all'ascendente, insomma decidete voi. Però mi raccomando, non esordite, non fare decisioni, proclami, inaugurazioni, ufficializzazioni dal 29 dicembre al 19 gennaio, perché Mercurio sarà retrogrado e quindi è bene rivalutare le questioni del passato e fermarsi un attimo prima di ipotecare il futuro. Quindi io vi mando un grande bacio, mi raccomando, fatemi sapere come procede questa bella luna piena sentimentale col sapore dell'adolescenza, e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci, cari amici del segno dei pesci, cari amici che avete l'ascendente pesci, a prescindere dal vostro segno zodiacale, benvenuti alle previsioni in chiave evolutiva di questa settimana dal 5 al 12 dicembre. Allora, la prima cosa da dire è che Mercurio entra in un segno favorevole per ben 3 mesi, transito straordinario, quindi il caos legato alla sfera delle amicizie e anche quella strana emotività caotica che vi ha accompagnato nelle ultime settimane dovrebbero veramente lasciare il posto a concretezza, presenza, affidabilità, sia da parte vostra, proprio nei vostri pensieri, grazie a questo bel Mercurio in Capricorno, sia per quanto riguarda le amicizie. Quindi affidabilità anche nei progetti, incontro con persone che vi aiutano a portare avanti dei progetti interessanti, che abbiano anche delle fondamenta, delle certezze. E se siete in una squadra, se siete degli sportivi, se lavorate con un team di colleghi, se siete in una scuola, quindi in una classe, sia che siate professori ragazzi, sia che siate allievi, studenti, arrivano persone positive, costruttive, affidabili, sincere, oneste, arriva gente che vi piace, che vi fa stare bene, che ha una bella vibrazione, che ha una bella energia, sia come colleghi che in classe. Quindi si ripristina un ordine, un'affidabilità, quindi vi riuscite a contornare di persone su cui contare, persone che non siano imprevedibili, che cambiano idea, come probabilmente avete avuto modo di incontrare, insomma, in cui vi siete imbattute nelle ultime settimane, perché il cielo dei pesci a un certo punto si è fatto molto caotico a causa di Marte in Gemelli opposto ai valori in Sagittario, e per fortuna che Giove è tornato nel segno, perché quantomeno ha fatto una rete di protezione, almeno una protezione emozionale, psichica, cioè a un certo punto avete comunque trovato il modo di, nonostante fuori ci fosse il caos, di trovare la pace dentro, di connettervi, di sintonizzarvi con una sorta di spiritualità e di benessere interiore, perché insomma poi a volte il caos esterno è una sfida a ritrovare la centratura, tipo piccolo Buddha. Quindi adesso Mercurio per ben 3 mesi vi accompagna in questo transito straordinario positivo, si congiungerà a Plutone. Anche Venere il 10 entra in Capricorno, quindi qui dalle amicizie, da un giro di amicizie potrebbe arrivare l'amore, ed è qualcosa di molto interessante che
almeno inizialmente potrebbe poi dare là qualcosa che prosegue sulla scia della comunicazione, no? Poi da gennaio, insomma, si vedrà che fattezze prenderà questa situazione, no? Però, insomma, questa settimana dovrebbe arrivare qualche corteggiatore, qualche conoscenza, anche dal ramo delle amicizie, carino, affidabile, posato, insomma, finalmente c'era una commedia in cui recitava la Ferilli tanti anni fa, che se non sbaglio al Sistina, forse si chiamava Alleluia, brava gente, se non ricordo male, perché insomma qui passano 30 anni e io me ne accorgo di straforo, insomma, presa a seguire gli astri, mi dimentico le cose della vita, insomma, Alleluia, brava gente. E veramente è veramente una fortuna incontrarne. Venere poi sarà tutto il mese, no, di dicembre, ma quello che conta è Mercurio. Allora ragazzi, Mercurio vi darà anche tanta lucidità nei progetti, come dicevo, e affidabilità di cose, ma avrà il suo moto di retrogradazione che andrà dal 29 dicembre al 18 gennaio. Quello è un momento di recap per sistemare tutte le cose del passato, ma non per guardare al futuro. Quindi in quei 19-20 giorni non si dovrebbe esordire, non si dovrebbe fare proclami, non si dovrebbero prendere decisioni importanti, dare il via a cose importanti, perché è come se si avesse una visione parziale delle cose e poi si sarà costretti, se uno commette l'errore, a dover tornare più volte sulla questione per sistemarla, per riparare o per rimangiarla del tutto, perché poi Mercurio fa così, soprattutto se è un Mercurio congiunto a Plutone. A tal proposito, proprio a livello psicologico, farete un recap, diciamo, degli ultimi 15 anni circa, perché questo Mercurio si congiungerà a Plutone e riporterà a galla tutte le dinamiche che Plutone in Capricorno vi ha portato, proprio nell'ambito delle amicizie, della scelta dell'entourage, dal 2008 ad adesso, perché il transito di Plutone dura dal 2008 e finirà definitivamente a novembre 2024, quindi esattamente fra 2 anni. A tal proposito, se volete approfondire, così per essere pronti davanti a tutte le dinamiche che si ripresenteranno probabilmente in questi 3 mesi, non soltanto quando Mercurio sarà retrogrado, ma probabilmente principalmente in quei giorni, vi lascio 2 video nell'info box legati a Plutone in Capricorno, l'intero ciclo, che cosa vuole da voi, e un video dedicato a Plutone tornato diretto dal 9 ottobre a maggio 2023. Perché poi ricomincerà il moto retrogrado, ma lì insomma ci dedicheremo un video a parte anche in quello, perché lì sarà trigono a Giove, quindi sarà una figata secondo me. Quindi scelta delle amicizie importante, scelta di persone affidabili, modo in cui si scelgono le cose. Se cambiate voi, cioè se permettete a questo Mercurio congiunto a Plutone di cambiare anche forse la scala delle priorità, ragazzi, anche dei punti di riferimento. Per i pesci in questo momento, nei prossimi 3 mesi, una selezione ferrea anche delle persone che voi considerate punti di riferimento, anche proprio a livello anche di coach. Con Urano opposto al settore proprio della crescita personale, è come se dal 22 gennaio in poi avrete via libera per scegliere qualcosa di nuovo, ma adesso sembra che dobbiate mettere in discussione anche le persone che vi hanno accompagnato finora, perché è come se vi avessero dato quello che vi potevano dare e adesso c'è il momento di fare uno switch. Quindi voi avete bisogno di un upgrade proprio nel contorno e nei punti di riferimento, ok? E Giove, che è la visione, tornato per ormai 3 settimane, resterà nel vostro segno. Spero che riesca a darvi la visione delle cose da lasciare nel 2022 e di quelle da portare nel 2023.
Ma anche se doveste fare queste comunicazioni, quindi anche se doveste fare un'epurazione, un repulisti del vostro entourage, ma io parlo anche, ragazzi, può essere il commercialista, può essere il coach, anche se a me sembra molto qualcosa legato anche i relatori della tesi, se c'è qualcuno che vi sta accompagnando in un percorso legato anche alla conoscenza, anche un insegnante col quale state facendo, no, dei corsi, sembra che voi dobbiate fare una grande selezione e una grande epurazione. O sapete già dove andare a parare e quindi la fate prima, comunicate questa cosa prima del 29 dicembre, o ragazzi fatela direttamente dopo il 22 gennaio, non solo quando Mercurio sarà diretto, quando Urano sarà tornato anche diretto, perché anche per voi gli ultimi 10 giorni di gennaio saranno veramente uno sprint assoluto. Quindi se volete continuare a volare alto, se volete che Saturno, quando entrerà a marzo, non inizi a potare tutto quello che è ramo secco, se volete fatelo voi, altrimenti moriranno di vita propria. Parlo dell'entourage, non abbiate paura e sappiate che anche se il vostro oroscopo 2023 non è ancora uscito, ma ovviamente uscirà nelle prossime ore, mi dovete scusare ma sono rimasta senza voce e ho dovuto osservare un paio di giorni di silenzio per la gioia di chi mi è intorno, sappiate che andate incontro ad un grande amore, però ci devono essere i presupposti e quindi anche il campo, come dire, arato. Quindi io vi aspetto nei commenti, vi auguro che l'amore portato da Mercurio e Venere, le nuove conoscenze positive arrivino immediatamente. Dimenticavo, con questa luna piena in Gemelli, il giorno 8, questioni legate alla casa, agli immobili, situazioni che precipitano, tensione alle stelle, però avete sempre Saturno dalla vostra, quindi maturità, self-control, cercate di avere un atteggiamento zen e poi dal 20 dicembre arriveranno buone nuove anche in quel senso. Io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti, siamo arrivati anche questa volta alla fine di un video lunghissimo, io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Buona settimana a tutti!